Buongiorno amici di Click in Tour, questa è la nostra casetta in zona Cureri. Il check-in qua nelle case in Islanda funziona tramite questo metodo. I proprietari di casa ti danno un PIN prima dell'arrivo che tu inserisci in questo apparecchio, tiri giù la levetta e si apre la serratura dove all'interno ci sarà la chiave. Entriamo. C'è un piccolo salottino con la cucina ben attrezzata, poi la camera da letto e un comodissimo salottino. Inoltre qua da parte alla camera troviamo il bagno. All'esterno dispone anche di un ampio balconcino dove c'è la possibilità di pranzare o cenare fuori, visto che c'è il tavolino con le sedie e addirittura la zona barbecue. Giovedì 29 settembre abbiamo da poco lasciato il nostro alloggio di Akureyri e ci stiamo spostando verso il Gilsadir, dove avremo il nostro prossimo alloggio. Nel frattempo, durante la giornata, visiteremo le fumarole di Gverir, il vulcano Krafla e le cascate di Dettifoss, Selfoss e Afragilfoss. Da Akureyri, per raggiungere la zona est dell'Islanda, la Ring Road, cioè la strada principale, continua attraversando un tunnel che è a pagamento. Al momento è l'unico tunnel a pagamento dell'Islanda e per le auto normali costa 1500 ISK. Il prezzo però varia in base al mezzo di trasporto che si ha. Si paga sul sito tunnel.is e si ha tempo 24 ore prima o 24 ore dopo il passaggio. Se no, evitando il tunnel, si può percorrere una strada panoramica, che è quella che stiamo percorrendo noi adesso, che è un po' più lunga, quindi si allungano un po' di chilometri, però gode di un'ottima vista. Siamo arrivati a Gverir, infatti già dalla strada si vedono le fumarole e le pozze fumanti. Adesso parcheggeremo la macchina e andremo a fare una passeggiata tra le pozze. Eccoci arrivati all'area geotermale piena di fumarole e pozze geotermiche. Nel suolo la temperatura è di circa 200 gradi, mentre dalle fumarole esce gas a una temperatura di 80-100 gradi. Infatti bisogna stare attenti a dove mettere i piedi perché è pericoloso. Eccoci arrivati su questo campo di pozze. Fa un effetto stranissimo perché, a parte il forte odore di zolfo che si sente, ma vedere anche queste pozze dove l'acqua bolle è spettacolare. Non ti vedo più! Dove sei? Dove sei? Ah, ti intravedo adesso. Eccoti! Ti vedo. Adesso sì, non ti vedevo più, eri in mezzo al vapore. Bellissimo, almeno ci si scalda un attimino. Comunque questo campo è veramente spettacolare, cioè veramente bello. A parte anche tutti questi colori bellissimi, adesso è uscito anche un leggero sole e poi queste fumarole fanno proprio un effetto particolare.
Questa è un'area fantastica, ben delineata dai sentieri. Noi abbiamo fatto quello classico, praticamente il pianeggiante, è facile da fare, di per sé anche corto, anche se è impossibile non fermarsi a ogni pozza a far foto e video perché è una cosa fantastica. Quando si arriva in attrazioni che hanno il parcheggio a pagamento lo si capisce subito da questi ingressi. Ci sono appunto due telecamere che riprendono la nostra macchina e la nostra targa, che poi verrà riportata dagli appositi totem oppure nelle applicazioni che sono proprio in zona dell'ingresso dell'attrazione stessa, quindi per effettuare un semplice pagamento. Iniziamo selezionando la lingua, l'inglese. Allora, c'è da inserire la targa. Già legge le... Ok, questa è la nostra. Ti fa la foto della targa, quindi selezioniamo, inseriamo la carta. Ok, a posto. Il parcheggio sia qua sia al Kirkenful dove c'era capitato di pagare il parcheggio era anche lì di 700 ISK, quindi penso che sia la tariffa base di tutti i parcheggi a pagamento, che sono circa 5 euro nostri. Sul tragitto per Krafla abbiamo incontrato questa bellissima e caratteristica doccia. Qui c'è questo punto panoramico sopra la centrale che abbiamo appena passato e ci sono un po' di cartelli indicativi, mentre questa è la vallata sottostante da dove noi siamo appena arrivati, dove si può vedere bene la centrale elettrica e qui tutti i canali di tubi che portano appunto il vapore nelle varie zone. Siamo arrivati al cratere Viti e da qui inizia il sentiero per vedere l'interno del cratere. Lo vedi? Sì, c'è un'acqua azzurra bellissima. Oh, va che bello! Bellissimo! A metà percorso c'è questo punto intermedio panoramico. Qui siamo arrivati alla vetta del cratere e da qua il panorama è proprio mozzafiato. Vicino a Viti si trova quest'area geotermica chiamata Leirnuikur che adesso andremo a visitare. Proseguiamo la nostra camminata verso un altro punto panoramico di questa zona geotermica e stiamo percorrendo questa bellissima passerella e qui siamo circondati anche da un bel campo di lava.
Guardate che spettacolo qui tutto intorno a noi, siamo in mezzo ad una colata lavica pazzesca, esperienza fantastica da provare. Se siete qui vicino a Krafla vi consiglio di inserire anche questa tappa perché merita veramente tanto. Stiamo lasciando quest'area e volevo darvi un'info su come raggiungerla. Praticamente sul sentiero che abbiamo visto prima c'è da fare una camminata che è proprio tranquilla di 15-20 minuti. Il posto di per sé merita molto perché ti dà quella sensazione strana di essere in mezzo proprio ad un campo lavico ancora fumante. Dai, noi proseguiamo il cammino del rientro e ci sentiamo dopo. Ci siamo rimessi in auto e adesso stiamo raggiungendo la cascata di Dettifoss. Come prima tappa la raggiungeremo sul lato ovest, poi ci sposteremo sul lato est successivamente. Qui abbiamo preso la diramazione per raggiungere Dettifoss e a breve dovremo trovare il parcheggio. Dal parcheggio si prende questo sentiero e si arriva alla cascata di Dettifoss, lato ovest. Sul sentiero troviamo la prima deviazione, da questa parte si va alla cascata di Selfoss che raggiungeremo dopo aver visitato la cascata di Dettifoss. Bellissimo camminare tra queste rocce, c'è proprio il sentiero che è scavato proprio qui in mezzo ed eccoci che siamo arrivati alla cascata, l'ultimo pezzettino di sentiero e qua sotto già sentiamo il rumore. Mamma mia, cascata imponente, bellissima, guardate che roba. Adesso ci stiamo portando al primo punto panoramico, che è quello che si intravede là davanti a noi per vedere le cascate appunto dall'alto e poi scenderemo giù in basso. Siamo arrivati al punto panoramico in alto della cascata. La cascata fa parte del parco Vatnajökull, è alto circa 40-50 metri ed è larga un centinaio di metri ed è la cascata più grande d'Europa per portata d'acqua, infatti ha una portata di circa 400 metri cubi. Da qui invece stiamo scendendo verso il punto panoramico inferiore.
Facciamo una piccola premessa sul volo dei droni in Islanda. In tutti i parchi è vietato il volo senza una richiesta di un permesso. E qui siamo nel parco del Vatnajökull, in particolare la cascata di Dettifoss. Servono appunto dei permessi particolari da loro. Noi a tempo debito abbiamo fatto la richiesta e siamo stati autorizzati dal parco per fare appunto questo volo in un determinato orario e in un determinato posto. Questa invece è la cascata di Selfoss. Dalla cascata di Selfoss il corso d'acqua prosegue in questo canyon e arriva fino là in fondo, dove poi inizia la cascata di Dettifoss. Stiamo facendo adesso rientro verso il parcheggio. Per raggiungere la cascata di Dettifoss bisogna fare una camminata di 1 chilometro circa e una durata di 10 minuti, un quarto d'ora. Selfoss è un po' più piccolina, c'è la deviazione a metà percorso, quindi anche lì più o meno 1 chilometro e qualcosa. Rimane più a monte rispetto a Dettifoss, quindi il primo salto è Selfoss e successivamente c'è Dettifoss. Adesso prendiamo la macchina e raggiungiamo l'altra cascata di Hafragilfoss e poi vediamo se riusciamo a raggiungere anche la cascata di Dettifoss lato est. Allora, stiamo prendendo la deviazione adesso per l'altra cascata che dobbiamo raggiungere e poi per raggiungere anche il lato est della cascata di Dettifoss. Dovrebbe essere una strada inizialmente asfaltata, ma poi dovrebbe diventare una strada sterrata. Lo stiamo facendo da una ventina di chilometri questa strada. In effetti è bella tosta, ogni tanto si trovano dentro di quelle buche un po' belle grosse. Infatti bisogna andare a piano, però vabbè, tutto sommato si va. Qui abbiamo preso la deviazione per Hafragilfoss e stiamo raggiungendo appunto la prima cascata per poi proseguire verso Dettifoss. Allora, eccoci arrivati. Da qua su c'è un panorama mozzafiato, è bellissimo, guardate che spettacolo. Questa è la cascata di Hafragilfoss, praticamente è la cascata che c'è dopo a Dettifoss, che riusciamo a vedere là in fondo il vapore dell'acqua. Qui invece prendiamo la deviazione per Dettifoss lato est. Questo è il parcheggio. Anche qui dal parcheggio si arriva tramite un sentiero ben definito della lunghezza di circa 1 chilometro. Ci si impiega comunque 10-15 minuti. Stiamo facendo un altro sentiero che porta ad un altro punto panoramico qui della cascata. Inizia ad essere un po' difficoltoso adesso andare in giro qua perché inizia ad essere buio, però pian piano, grazie ai paletti che ci sono laterali, non si perde la via. Allora, il punto panoramico è qui, c'è proprio una bella piazzola e dovrebbe dare sulla vista quasi frontale della cascata, esatto. Allora, stiamo risalendo la salita, la scalinata verso il parcheggio dell'auto e niente, allora, considerazione sulle cascate anche da questo lato. Che abbiamo fatto benissimo a venire anche da questa parte perché la vista merita tantissimo anche di qua. Secondo me, per chi vuole vedere le cascate come la si vede normalmente, cioè praticamente in fronte, allora è meglio andare nel lato ovest. Invece da questa parte
si ha modo di vedere la cascata sul lato e sia frontale il corso dell'acqua che arriva, mentre di là ha più punti panoramici per visualizzare questa cascata. Invece, se si vuole una visione più caratteristica e dove si ha modo di vedere forse anche lo strapiombo del salto d'acqua, si avvicina di più, allora è meglio il lato qua est. Come sentiero di percorrenza è più facile quell'altro perché è pianeggiante, Però forse è un po' più lungo sì, rispetto a questo. mentre questo è proprio più a scalinate, molto più faticoso. E l'ultima cosa che voglio dire è che bisogna mettere in conto la strada per raggiungere Esatto. il lato est, Quello che volevo dire. perché è una strada molto complicata, dove dall'altra parte, sul lato ovest, ci si arriva tranquillamente su una strada asfaltata. Da questa parte ci sono ben 30 km di strada sterrata, cosa da non sottovalutare e che bisogna tenere conto anche per la macchina che si ha e soprattutto per il periodo in cui ci si va, perché questa strada, quanto abbiamo capito, correggimi se sbaglio, No, giusto. ai primi di ottobre chiude. Sì, chiude. Ok, che dire, niente, adesso siamo nuovamente alla nostra macchina e facciamo rientro verso la nostra prossima destinazione, che è l'appartamento, che oggi è stata devastante. Abbiamo appena terminato la visita alla cascata di Dettifoss, anche dal lato est, e ci siamo rimessi in macchina. Ha anche cominciato a piovere, fortunatamente dopo che avevamo finito la nostra visita, e adesso stiamo ripercorrendo la strada sterrata per immetterci di nuovo sulla 1 e raggiungere zona El Gilsadir, dove avremo il nostro prossimo alloggio. Quindi noi per oggi vi salutiamo e ci vediamo domani per il prossimo giorno del nostro tour in Islanda. Mi raccomando, se vi è piaciuto il nostro video mettete mi piace e iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella su YouTube. Ciao!